Vi piacerebbe sapere che cosa dire in un ristorante italiano? Allora siete nel posto giusto. Nella video lezione di oggi vedremo che cosa dire per prenotare un tavolo al momento dell'arrivo al ristorante e al momento dell'ordinazione. Vi ricordo che su questo tema ho già pubblicato un video nel quale ho spiegato dove si può mangiare in Italia. Sì, al ristorante, ma ci sono molti altri posti. Ed ho anche spiegato come è composto il classico pasto italiano. Lascerò il link di questa lezione nella descrizione qui sotto. Benvenuti a Italiano con Eli. Io sono Elisabetta e da molti anni mi occupo di formazione linguistica. In realtà vi confesso che sto per diventare ufficialmente language coach. Non vedo l'ora che mi arrivi l'attestato. Cominciamo dalla prenotazione. Volete prenotare un tavolo al ristorante? Ora vedremo che cosa potete dire. Tenete presente che per praticità indicherò di colore blu le frasi che vengono dette dal cameriere. Vediamo una conversazione tipo. Vorrei prenotare un tavolo. Il cameriere mi chiederà: per quanti? Un tavolo per 2 persone. Per quando? Per stasera. A che ora? Per stasera alle 8. Se avete qualche richiesta particolare circa la posizione del tavolo, potreste chiedere: è possibile avere un tavolo interno? Oppure esterno? O ancora, è possibile avere un tavolo vicino alla finestra? Per riassumere, ecco quindi cosa possiamo dire per prenotare un tavolo. Vorrei prenotare un tavolo per stasera alle 8 per 2 persone. Se possibile, un tavolo esterno. Grazie. Mi raccomando di utilizzare correttamente il verbo prenotare. Si dice fare una prenotazione e il verbo corrispondente è proprio prenotare. Quando si arriva al ristorante, naturalmente bisogna salutare e il mio consiglio è quello di farlo in modo formale e pertanto potete utilizzare, a seconda del momento della giornata, buongiorno oppure buonasera. Una volta arrivati al locale prescelto, dovrete comunicare di aver effettuato una prenotazione, oppure, al contrario, dovrete chiedere se ci sono dei tavoli liberi. Il cameriere potrebbe chiedervi: in quanti siete? O anche semplicemente: quanti? Siamo in 2. Avete prenotato? Sì, abbiamo una prenotazione per 2 persone. Il mio cognome è Maccani. Oppure potete dire: no, non abbiamo prenotato. Se vedete che il ristorante è pieno di gente, potreste chiedere: avete un tavolo libero? Avete un tavolo per 2 persone? C'è posto per 2? Avete posto per 2? Ora siete seduti comodamente al tavolo. Molto probabilmente il cameriere vi chiederà: che cosa vi porto da bere? Se gradite dell'acqua, il cameriere vi chiederà se preferite l'acqua naturale oppure quella frizzante. Mentre state dando un'occhiata al menù, potrebbe arrivare il cameriere per controllare se siete pronti per ordinare. Avete scelto? Posso prendere l'ordinazione? Siete pronti? Volete ordinare? I signori hanno deciso? Come vedete, in quest'ultimo caso stiamo utilizzando la terza persona plurale, ovvero loro. Questo perché il cameriere si sta rivolgendo in modo formale a più persone. Tenete però presente che questa forma è poco frequente nella lingua italiana, nel senso che di solito si utilizza voi. Loro è molto formale.
se non siete ancora pronti, potete semplicemente dire no, non ancora, oppure ancora un minuto, per favore. Se siete in dubbio su che cosa scegliere, potreste dire per esempio che cosa mi consiglia, oppure che cosa ci consiglia se siete in compagnia, che vino mi consiglia o che vino mi suggerisce, verbo consigliare, verbo suggerire, che cosa c'è di buono oggi, oppure qual è il piatto del giorno? Che cosa avete di primo o di secondo o di contorno o di dessert? E se volete sapere come è formato, come è stato cucinato un certo piatto, potete anche chiedere con che cosa è fatta la ribollita. La ribollita è buonissima, assolutamente da provare se andate a Firenze. Se avete delle richieste specifiche, potreste chiedere: avete piatti vegetariani? O ancora, avete piatti vegani? Oppure, sono celiaco o celiaca al femminile. Non posso mangiare piatti che contengono, in questo caso, il glutine. Questa pietanza contiene, per esempio, lattosio? Senza i gamberetti per me, grazie. Ora che siete effettivamente pronti per ordinare, potreste farlo in questo modo. Ricordatevi la struttura del classico pasto italiano di cui abbiamo già parlato nell'altra video lezione. E quindi potreste dire di più la portata, ovvero primo, secondo, contorno oppure dessert o dolce. Per me, per esempio, gli spaghetti alla matriciana, oppure io invece, utilizziamo invece quando diciamo qualcosa di diverso rispetto a un'altra persona. Ad esempio, io invece le trofie al pesto. Vorrei un risotto alla milanese. Anch'io prendo un'insalata mista. Oppure potete utilizzare la forma abbastanza informale: facciamo una pizza. Ora vorrei sapere da voi le vostre esperienze in Italia. Siete stati in qualche ristorante italiano? Com'è andata? Siete riusciti a fare un'ordinazione? Ci sono stati magari degli intoppi? Avete voglia di condividere con gli altri la vostra esperienza? A me farebbe molto piacere. Allora, ricapitoliamo e vediamo che cosa avete imparato nella lezione di oggi. Sapete innanzitutto come prenotare un tavolo al ristorante. Avete anche imparato che cosa dire al momento dell'arrivo, per esempio come si saluta e come si dice al cameriere se avete una prenotazione o no. E poi abbiamo visto anche che cosa dire per ordinare da mangiare e da bere in un ristorante italiano. Nella prossima lezione, sempre su questo tema, vedremo che cosa si può dire al cameriere durante il pasto, ovvero per esempio per fare delle richieste, per chiedere di portare qualcosa o anche per esprimere un giudizio sul cibo che si sta mangiando. Questo video vi è stato utile? Allora vi chiedo di mettere un mi piace e di condividerlo con i vostri amici e naturalmente prendete in considerazione l'idea di iscrivervi a questo canale. Qui vi attendono altre 2 lezioni, in particolar modo una lezione sul cavolo. Alla prossima volta!